F1 25 potrebbe essere l'ultimo capitolo di Formula 1 e il rischio è reale e più grande di quanto possa sembrare. F1 25 è l'ultimo capitolo di Formula 1 in via cronologica con l'uscita fissata al 30 maggio, ma potrebbe rischiare seriamente di essere l'ultimo capitolo in via definitiva. In questo video vi spiego il perché di questa forte affermazione, quindi restate fino alla fine e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ma partiamo dalla base. EA tramite Codemasters, acquistata nel 2021, possiede la licenza ufficiale di Formula 1 fino alla fine di questo 2025 con un'opzione di rinnovo per i prossimi 2 anni. Ma la gestione di Electronic Arts purtroppo la conosciamo molto bene e infatti è arrivato il momento anche per noi appassionati di motorsport di avere paura. È recente la notizia che EA e Codemasters hanno dato addio alla saga di VRC, abbandonando la licenza dopo soli 5 anni dall'acquisizione, rendendo disponibile l'ultimo contenuto aggiuntivo e poi niente più. Al seguito di questa notizia ne è arrivata anche un'altra, purtroppo pessima anche questa, ossia vari tagli del personale proprio in casa Codemasters, con parte di questi licenziamenti che però verranno reinseriti in altri reparti di EA Sports. Proprio qui potrebbe rivedersi la stessa situazione che colpì i giochi di F1 nel 2007, dove F1 Championship Edition fu l'ultimo capitolo sviluppato prima di uno stop durato 3 lunghi anni, ritornando poi nel 2010. E dico ciò proprio perché tutti conosciamo EA e di come gestisca le sue IP e le varie licenze di cui dispone. Nel momento in cui non fanno più cassa, chiudono baracca e burattini e tanti saluti a tutti. Direi anche giustamente in realtà, perché stiamo pur sempre parlando di business, di soldini e nessuno ti va a fare beneficenza, quindi il rischio che nessuno voglia o possa permettersi l'acquisto di una licenza così costosa come quella di F1, che negli ultimi anni è cresciuta a dismisura, è veramente grosso. Il rischio è che F1 25 esca a breve, ci giocheremo, magari non saremo soddisfatti del prodotto e di conseguenza potrebbe fare anche poche vendite e ci ritroveremo in bilico sull'orlo del precipizio. Electronic Arts ha promesso rivoluzioni anche su questo capitolo, così come fa ogni anno anche con FC, salvo poi non esserci realmente un qualcosa di nuovo dove tutto sembra sempre essere uguale al capitolo precedente, ma mascherato con qualche piccolo cambiamento, se non estetico addirittura. Da quest'anno non sarà più disponibile F1 per le old gen e tutti ci aspettavamo una vera e propria rivoluzione. E invece cosa è successo? Ci siamo ritrovati, ragazzi, i ciliegi in fiore intorno al circuito di Suzuka. Tutto molto bello, per carità. Però sinceramente mi aspettavo un qualcosina di più anche sotto altri aspetti. Oltre quello grafico della varia vegetazione che c'è in giro per i circuiti, sinceramente mi aspetto un cambio magari di motore grafico, un cambio nell'aerodinamica, nel grip, insomma nella guidabilità delle varie monoposto. Però ok. Il gioco non è ancora uscito, quindi potrebbe anche essere inutile, anzi è sicuramente inutile parlare prima del tempo, ma dal trailer sembra trasparire una guida con un basso grip al posteriore, delle auto che sembrano essere molto leggere, tendenti al sottosterzo, e tutto ciò mi riporta al caro F1 23. Potrebbe essere la copia di quel capitolo mascherata appunto con il 25. Io non mi aspetto nulla, ve lo dico, però sono già deluso, ma come alla fine gira e rigira lo sono ogni anno, essendo un consumatore appunto di FC e proprio di F1, e tutti sappiamo come è stato gestito FC prima FIFA, no? Tutti i giochi che sono usciti negli anni con il susseguirsi delle varie stagioni calcistiche sembravano essere la copia sputata del capitolo precedente con qualche piccolo cambiamento, e tutti si sono ovviamente messi concentrati sullo sviluppo
dell'Ultimate Team, lasciando poi le varie modalità single player come la carriera allenatore, come la carriera giocatore quasi intoccate, con dei cambi solo estetici o dei piccolissimi cambi che non hanno influito e cambiato realmente la sostanza delle carriere. Quindi proprio con F1 stiamo vivendo la stessa cosa. Da quando Codemasters è stata acquisita proprio da EA, le cose non sono cambiate. Il primo capitolo F1 2021 è stato quello che aveva ancora l'impronta, no, grossa di Codemasters, ma dal successivo, dal 22 fino appunto al 24, le cose sono cambiate e veramente in modo bruttissimo, pessimo, con l'impronta di Electronic Arts che si è fatta sempre più sentire, andando a distruggere, mantenendo sempre invariato, no, questa concezione che hanno: siccome io ho il monopolio, io Electronic Arts ho il monopolio assoluto di questa licenza, perché se tu vuoi giocare con una Formula 1, con una Ferrari, con McLaren, con Aston Martin, tu devi venire per forza da me. Quindi loro sono belli seduti sul loro trono con la corona d'alloro a fare i propri porci comodi e dire: tanto tu i soldi a me li devi dare, perché dove vuoi giocare? Sì, per carità, esistono le mod su Assetto Corsa o su quello che volete, però manca tutto il contorno, e avere solo una macchina, no, con l'aerodinamica, tutte le funzioni magari di Assetto Corsa che sono proprio simulative rispetto a un gioco arcade come F1 appunto, ma manca tutto il contorno, manca la carriera, mancano i piloti, manca tutto quel contorno. Quindi se tu vuoi avere l'esperienza completa del tuo sport preferito, ossia la F1, tu devi andare a comprare, devi andare a sborsare i soldi, il cash, proprio da Electronic Arts, che vende il gioco, anzi i propri giochi ogni anno sempre a prezzo pieno. Quindi su console new gen verranno, il costo sarà di 80 euro, su old gen il gioco non uscirà, e io dico granché grazie a Dio, però proprio per questa scelta di non farlo uscire su old gen io mi aspettavo sinceramente un qualcosa di più, molto di più. Però Electronic Arts non è nuova a queste cose, perché fino a questo momento abbiamo parlato solo di due licenze, ossia quella di F1 e dell'ex FIFA attuale FC, ma anche con altre proprietà intellettuali come per esempio Battlefield. I giochi hanno fatto comunque questa stessa fine, cioè sono calati sempre più a picco fino ad arrivare a una sommossa praticamente dei propri utenti. E quindi adesso, come ho detto prima, mi sembra di essere proprio ritornati in quella fase tra il 2007 e il 2010, perché in giro sul web sembra essersi coalizzata, no, la gente in una sorta di movimento no pre-order, ossia non comprare il gioco in questo periodo di preordinazioni e aspettare che esca sul web in giro con i vari gameplay portati dagli streamer o dagli youtuber. Io con quasi tutta sicurezza il gioco lo andrò a comprare, quindi lo porterò i miei contenuti su questo capitolo qui sul canale, quindi se siete interessati valutate anche l'iscrizione, dove spero di riuscire a portare la mia esperienza e anche le mie valutazioni nel modo più cristallino possibile, innanzitutto perché non c'è nessuno che mi paga, non c'è nessuno che mi offre il caffè per parlarne bene o per parlarne male, quindi sarò quanto più appunto limpido, cristallino possibile, e la speranza è che questo capitolo sia veramente una bomba, un gioco strepitoso che possa far gioire in primis i fan e poi anche Electronic Arts stessa, perché qualora le cose dovessero andare male, potrebbe andare male un po' per tutti, per Electronic Arts, per noi giocatori, ma anche per un'eventuale altra software house che vuole acquisire la licenza di F1, e quindi il rischio che non si possa vedere più
un gioco di Formula 1 in maniera definitiva oppure temporanea, così come è successo con VRC, appunto in maniera definitiva, almeno per il momento non ci sarà più nessun capitolo sviluppato con la licenza del World Rally Championship. È veramente grosso, è veramente grosso. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, lasciate anche un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto e ragazzi io vi do appuntamento ad un prossimo video e noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.